focaccia, una 360 gradi. Ho creato un progetto che spazia dalla pittura, alla fotografia, al disegno, ma anche al mondo del cinema. Infatti perché questo nuovo sacro rappresenta anche un po' il mondo del cinema durante la festa del cinema di Roma, da cui partecipo ormai da 20 anni. Io voglio ringraziare anche innanzitutto tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, che sono vari fotografi, per cui Giovanni Decini che è qui presente, Antonello Mattone, Claudio Mattone, lo stesso Raffaello Balzo che è stato sia l'autore che il fotografo del progetto, e Daniele Cacchiarotti, il ritrattista delle vie che mi sono coinvolto in questo mio progetto. The Legend of Kyra è un progetto quindi che racchiude non solo disegni, ma anche pittura, fotografia, e si lega al linguaggio cinematografico e a quello documentaristico. Al centro del progetto c'è una figura femminile, accanto ad un'uomo che introduce un mondo fiabesco, misterioso e simbolico, tanto da dividere un'icona antologica. Interpreto la principessa preghiera, una Banshee, che nasce sì dal mio maestro creativo, ma rispecchia anche la mia vera personalità, il mio alter ego. Natura umana e leggenda si intrecciano in un racconto visivo che supera la dimensione realistica. Attraverso l'interpretazione attoriale rafforzo il carattere narrativo dell'immagine, trasformando la figura del protagonista in un universo simbolico, in cui il fantastico diventa strumento di riflessione sull'immaginazione e sulla forza evocativa del racconto visivo. Le immagini sia della fotografia che della pittura e del disegno dialogano con l'estetica cinematografica e con l'iconografia del mito. L'opera, attraverso i suoi simboli, i suoi colori e il suo dinamismo, veicola potenti messaggi che desiderano scolpire nella memoria visiva del pubblico. Il percorso creativo adottato nel progetto si basa su una ricerca interiore, sull'ispirazione propriamente dal mondo fantasy, ma soprattutto sul linguaggio cinematografico, con esso la conseguente comunicazione attraverso le immagini che sono trasfigurate in opere d'arte. Il mio viaggio artistico non si limita solo al mio lavoro, ma crea una connessione con altri artisti che li derivo e li trasporto nel mio universo fantastico, immergendoli nel potere del racconto emotivo del mio vissuto e della mia esperienza, creando così delle sinergie e delle connessioni che diventano il risultato del lavoro collettivo. Questo lavoro nasce dall'esigenza anche di veicolare un messaggio sociale, che è un messaggio contro la violenza sulla donna, ma anche un messaggio contro le varie burocrazie, perché ho legato anche a questo progetto, oltre ad artisti e attori, anche delle personalità nel mondo della disabilità. Quindi voglio anche veicolare un messaggio per le persone diversamente abili. È un percorso abbastanza complesso che appunto deve dare non solo un piacere visivo dell'opera d'arte in se stessa, ma dare veramente dei messaggi molto importanti che spero possano cambiare la società, non tanto la società, il modo in cui la società vedono queste dinamiche, queste persone disabili oppure il fenomeno della violenza contro la donna. Io volevo solo concludere, visto che i miei colleghi che hanno partecipato al progetto fotografico e pittorico della pittura non sono potuti intervenire perché questi disegni sono i miei, che fanno parte appunto di un aspetto che ho creato, da cui poi sono state realizzate dei corporatori del Ragleni. Un piccolo intervento molto breve del presente Antonio Cinque. Allora posso leggere io il piccolo testo del pittore, no del pittore, del fotografo, superato già il limite. Faccio una chiusura. Allora, questo per Antonello Martoni, il fotografo. La ricerca artistica di The Legend of Kyra nasce dall'esigenza di
raccontare la resistenza e la rinascita. Caira è un'eroina caparra, simbolo di chi sceglie di opporsi ai soprusi e di risorgere dalle proprie ceneri attraverso un percorso di forza e consapevolezza. Le scenografie prendono vita in un universo sospeso tra fiamma e rovina, il bosco patato e l'Icorno, emblema universale di purezza, saggezza e magia, convivono con atmosfere ispirate all'interno dantesco, al traghetto di Caronte, ai teatri gotici di decadenza, alla vestigia di una civiltà atlantidea perduta. Questi luoghi non rappresentano la fine, ma la trasformazione. La distruzione diventa memoria, spiritualità e catarsi. Le rovine diventano un terreno fertile da cui Caira evolve, più forte e consapevole. Ogni immagine racconta il passaggio dall'oscurità alla luce e dalla caduta alla rinascita. Un viaggio visivo dove il mito diventa metafora di rinascita interiore. Antonello Maffone.